Prima di raccontarti i miei difetti, ti chiedo di fare una cosa. Metti pausa a questo video e vieni a scrivere qui sotto nei commenti qual è una parte del tuo corpo che non ti piace e poi alla fine del video ti dirò cosa fare con quel commento. Secondo te cosa pensano le altre persone su di te? Non lo so e sinceramente non mi interessa più di tanto, o almeno non mi interessa cosa le persone che non mi conoscono pensano su di me, perché non hanno nessun metro di giudizio. Mi interessa solo quello che le persone che mi amano o che conosco veramente o che mi conoscono veramente pensano su di me. Penso che oggi, soprattutto con i social media, sia molto importante mostrarsi all'esterno in un certo modo per farsi piacere e penso che questo sia molto sbagliato, perché penso che la bellezza arrivi da dentro. Quando uno si sente bene dentro e si sente bello dentro, poi esce fuori direttamente. C'è mai stato un momento nella tua vita nel quale non eri contenta del tuo corpo? Sì, quando avevo circa dai 16 ai 18 ai 20 anni. La parte che mi ha reso più insicura di me stessa in quel periodo era il mio viso, perché ho avuto un'acne abbastanza pesante durante quegli anni, ho avuto un'acne cistica e mi ricordo che ogni giorno mi mettevo davvero strati e strati di fondotinta e di trucco per coprire il mio viso, perché mi sentivo non presentabile nella società. Sentivo quasi che mettermi il trucco e avere il fondotinta fosse una maniera rispettosa di presentarmi alla società. Ovviamente oggi non la penso così. E nella società sentivo quasi che mettermi il trucco e avere il fondotinta fosse una maniera rispettosa di presentarmi alla società. Ovviamente oggi non la penso così e mi dispiace in un certo senso per come mi sentivo quando ero più giovane, però capisco anche che quando si è adolescenti ci sono molte cose che cambiano il nostro corpo e non sappiamo bene come fare per sentirci bene nel nostro corpo, quindi in un certo senso è normale il fatto che io mi sia sentita così in questo periodo della mia vita. Ora ovviamente sono completamente in tutto un altro posto e la penso in maniera completamente diversa. Qualcuno ti ha mai fatto sentire a disagio con il tuo corpo? Devo dire di no, o almeno non ho avuto tanti episodi dove le persone apertamente mi hanno detto hai brufoli in faccia oppure il tuo corpo non è bello o cose del genere. Devo dire che principalmente sono stata io che da piccola non mi sentivo a mio agio con il mio corpo, sia con la mia acne, sia con le mie smagliature, sia con il mio fisico che è un po' più rotondo, e devo dire che l'ho superata con il supporto delle persone che mi stavano accanto. Sin da piccola la mia famiglia, soprattutto mia madre, mi ha sempre fatto sentire molto bene con il mio corpo, mi ha sempre detto che il mio corpo era perfetto così com'era, le mie forme erano perfette così com'erano, che i miei nei, o moltissimi nei, molte persone potevano vederle come un difetto, ma mia madre anche lì sin da piccola mi chiamava Dalmatina, mi diceva di come questi nei mi rendevano speciale e particolare. Quindi sin da piccola ho avuto un supporto da parte delle persone che mi stavano accanto, che mi hanno spinta a credere in me stessa e a formare, diciamo, la mia autostima. Per questo penso sia importantissimo per noi essere da supporto per le altre persone. Ho iniziato a praticare da qualche anno, diciamo, la mia gentilezza o comunque il fare complimenti agli altri senza che loro se l'aspettassero, magari ad un'amica o magari ad uno sconosciuto o ad una sconosciuta, fare semplicemente un complimento su qualcosa che effettivamente credete che sia bello in loro, come ad esempio che bella frangetta che hai o che bel vestito che ti sei messa o che begli occhi che hai, qualsiasi cosa che secondo voi li faccia sentire meglio. Io ho notato che le persone rispondono davvero bene a questi complimenti, iniziano a sorridere e si vede che quasi si illuminano, quindi penso che ricevere il supporto ma anche dare il supporto alle persone che mi stanno accanto sia assolutamente una cosa bellissima da fare ed è ciò che ci rende forti dentro. Ti senti a tuo agio in bikini o nei tuoi vestiti? Assolutamente sì, mi sento a mio agio in bikini o nei miei vestiti con tutta la mia cellulite e con tutte le mie smagliature. Ovviamente non è sempre stato così, quando ero più piccola, quando si è adolescenti, diciamo, il nostro corpo cambia, non sappiamo cosa farci, non sappiamo come vestirlo, spesso non ci sentiamo a nostro agio e questo è normalissimo sia per i ragazzi che per le ragazze.
se siete adolescenti vi posso dare un consiglio, a volte è solo questione di stile, a volte è solo saper mettere i vestiti giusti e i costumi giusti, ve lo assicuro, e altre volte semplicemente dovete accettare il vostro corpo che cambia così com'è, perché è un processo bellissimo e non vi preoccupate, in futuro troverete la vostra forza. Come hai imparato ad amare il tuo corpo? Viaggiando con le persone che mi circondano. Il mio primo viaggio quando avevo 24 anni l'ho fatto in Messico e lì ancora mi truccavo. Dopo qualche giorno, forse qualche settimana durante questo viaggio, mi sono resa conto che non avevo bisogno del fondotinta perché spesso ero in posti molto, molto naturali, quindi era quasi innaturale essere così truccata, e ho iniziato a non usare più il trucco con tutte le mie cicatrici e con tutta la mia faccia rossa, e mi sono resa conto che le persone mi guardavano esattamente nello stesso modo e che l'idea del dovermi truccare per essere presentabile, per essere vista in un certo modo, era semplicemente nella mia testa. Mi sono resa conto che tutte le persone che mi stavano attorno mi apprezzavano per la mia solarità o per la mia energia o per altre caratteristiche che erano interne e non esterne. E così piano piano ho smesso di truccarmi, a parte l'eyeliner, e ho imparato che la bellezza, sì, la bellezza inizia da dentro. Quando ti senti a tuo agio con te stessa o con te stesso, poi questo si vede all'esterno. Quando è stata l'ultima volta che ti sei pesata o che ti sei truccata? L'ultima volta che mi sono pesata è stato forse 2 anni fa. Abbiamo questa idea che dobbiamo pesare un numero preciso che secondo me è semplicemente assurda, perché dovrei pesare 56 anziché 56,5 o 57. Ho lasciato perdere completamente il pesarmi sulla bilancia e andare a vedere un numero e capire se quel numero è giusto o meno per il mio corpo, perché tutti abbiamo un corpo diverso, e semplicemente mi rendo conto se sono nel mio peso forma o meno guardandomi allo specchio o vedendo se mi piace il mio corpo o se dovrei perdere qualche chilo o se dovrei prenderne qualcuno. Cerco semplicemente di ascoltare il mio corpo e vedere e cosa fa sentire meglio il mio corpo, e faccio questo anche attraverso l'alimentazione, che oramai per me è naturale avere un'alimentazione sana. Per me non esiste più la dieta, ma esiste il dare tutti i giorni qualcosa di sano che faccia sentire bene il mio corpo, e questo poi si vede all'esterno per quanto riguarda il mio peso e per quanto riguarda ad esempio anche il mio viso. Per quanto riguarda il trucco, non mi trucco tutti i giorni come vi dicevo prima, sono quasi sempre struccata a parte l'eyeliner. Ogni tanto, quando vedo che il mio viso è magari particolarmente rosso o qualche brufolo in più, mi metto un po' di fondotinta, ma la prendo questa quasi come un'eccezione, non come la regola. Voglio sentirmi prima a mio agio senza trucco, e poi se qualche giorno mi sento più rossa e ho bisogno di usare un po' di trucco, lo posso usare. Quindi non voglio neanche essere ad un estremo dove dico no, assolutamente non uso il trucco. Lo uso quando penso sia necessario, che fortunatamente è quasi mai. Siamo arrivati alla fine di questo video e spero che questo video ti abbia aiutato ad essere più gentile con te stesso o con te stessa. Ti voglio chiedere di fare una cosa. Ti ricordi quando all'inizio del video ti ho chiesto di scrivere in un commento il tuo difetto o una parte del tuo corpo che non ti piace in particolare? Bene, ora voglio che tu ritorni in quel commento, nel tuo stesso commento. Rispondi ora a quel commento con delle parole gentili su quella parte del tuo corpo. Ad esempio, è scritto non mi piace la mia acne, ora rispondi a te stessa, rispondi a quel commento dicendo qualcosa come il tuo viso è bellissimo. Prova a fare questa cosa tutti i giorni con te stessa o con te stesso, e prova a farlo con gli altri, perché il supporto che possiamo dare alle altre persone è davvero qualcosa che può aiutare, può cambiare la vita delle persone, ve lo prometto. Spero ti sia piaciuto questo video. Se ti è piaciuto, vienimi a seguire su Instagram, su Wildflower Mood, dai un mi piace a questo video e iscriviti al mio canale. E sii buono con te stesso.